Bentornati su Figaro Lab. Per continuare la nostra piccola serie su miti e leggende, in questo video parleremo della componentistica e della sua importanza sul suono finale di un oggetto. È un argomento abbastanza spinoso, per cui in questa fase vi farò semplicemente un overview. Prendo atto dai video precedenti che video che hanno magari un livello di dettaglio anche più elevato ed estremamente più tecnico sono quelli che però hanno le visualizzazioni più basse, quindi probabilmente parlano un linguaggio che purtroppo non è comprensibile a tutti. Questo non significa che non ci saranno più video di approfondimento all'interno del canale, ma che alcuni video, per poter raggiungere almeno la maggior parte di voi, saranno impostati inizialmente, almeno in una prima fase, a delle overview di semplice comprensione. Poi degli approfondimenti sono sempre possibili, ma preferisco che me li suggeriate voi nei commenti. Potete tranquillamente indicare che cosa vorreste sapere maggiormente e si possono realizzare poi dei video di approfondimento su una singola parte dell'overview da cui partiamo. Ecco, quando si parla di componentistica ci troviamo ad avere a che fare con due grosse correnti di pensiero, più una centrale di cui vi parlerò dopo. Ecco, sicuramente ci sono i puristi che sono quelli che in qualche modo seguono filologicamente quello che è il percorso dell'effettistica e dell'amplificazione tradizionale, per cui non si riesce a fare a meno di un certo tipo di componentistica, per cui quella componentistica diventa irrinunciabile al conseguimento di un determinato tipo di risultato. Il più delle volte questa tipologia tende ad enfatizzare tantissimo il contributo in termini di differenza nel passaggio da un componente all'altro, e vi è poi la seconda categoria, che è quella che io definisco dei negazionisti, ovvero di quelli che anche davanti a delle differenze abbastanza notabili fanno spallucce e dicono di non avvertire queste grandi differenze o di non avvertirne affatto. Come vedete, l'estremizzazione, l'agire per fede, il pensare per correnti di pensiero e non avere, diciamo, una mente libera nell'approcciare questo tipo di discorso è forse il maggiore limite, ovvero divide il mondo poi fondamentalmente in chi con le proprie orecchie non riesce a sentire differenze neanche se gli bussano i timpani, e chi invece riesce a sentire persino cose che gli strumenti di laboratorio non riescono a rilevare, il che mi porterebbe insomma a pensare che sono inesistenti. Se non riesce uno strumento con una risoluzione del genere a sentirle, è abbastanza improbabile che l'orecchio umano possa fare di meglio. Nel mezzo c'è una categoria che fondamentalmente se la ride in questi dibattiti, è la categoria a cui penso di appartenere, e che seppur diciamo trovando divertenti le posizioni più estreme di entrambe le categorie, tutto sommato nel corso degli anni, per esperienza, per capacità di ascolto, ho maturato una serie di considerazioni, per cui credo che entrambe le fazioni abbiano tutto sommato qualche cosa da dire, non siano completamente nel torto. Questo non è ovviamente un tentativo democristiano di mettere tutti quanti d'accordo, assolutamente, anche perché non ci si riuscirebbe. Alla fine di questo video rimarranno sempre in piedi le tre categorie essenziali, quindi i talebani duri e puri, i talebani del è tutto uguale, e al centro chi cerca in qualche modo di muoversi nei confini della ragione. Bene, è importante, dopo questo cappello iniziale sulle persone con cui abbiamo a che fare, entrare nel dettaglio della componentistica. Quindi se uno facesse una domanda secca, è vero o è falso che la componentistica influisce sul suono finale di un apparecchio? La mia risposta è naturalmente sì. Bisogna capire in che modo, bisogna capire in che misura, bisogna capire quando il gioco vale la candela. Per semplificare, invece di partire subito a cannone sulle singole componenti, io farei una divisione invece che reputo molto più razionale, ovvero andrei a fare una distinzione per categorie di prodotto. In questo caso facciamo un attimo un esercizio di stile e mettiamo effetti amplificatori insieme. Li dividiamo in tre grandi categorie, quindi produzioni attuali, produzioni presenti sul mercato dell'usato, che sono magari vecchie per essere definite nuove produzioni, ma non sono ancora vecchie abbastanza per rientrare nel mercato del vintage, e questo forse le rende particolarmente interessanti, e la produzione vintage, quindi quella costruita a cavallo degli anni d'oro dell'amplificazione o dell'effettistica per chitarra e che attualmente sono i più ambiti tra i collezionisti. Produzione del nuovo. Ecco,
Per capire la differenza della componentistica dobbiamo innanzitutto metterci nella mente del progettista. Chi disegna un circuito elettronico lo fa partendo dalla considerazione del componente ideale. Il componente ideale è quello che è regolato da precise leggi della fisica da cui non si scappa. Il componente reale invece risente di una certa approssimazione rispetto alle caratteristiche ideali di un componente. Queste sono legate principalmente alla tipologia costruttiva, ai materiali impiegati, anche ai macchinari utilizzati, alle fasi di processo, quindi un componente che utilizzi la stessa componentistica, gli stessi materiali, ma che sia prodotto in due stabilimenti diversi o da due marchi diversi, potrebbe presentare differenze anche importanti, nonostante siano della stessa famiglia. Ecco, detto questo, sicuramente nella produzione moderna il progettista ha una maggiore scelta. La componentistica nel corso degli anni ha avuto un'evoluzione particolarmente impressionante in termini di affidabilità, per cui oggi il progettista che voglia essere sicuro di realizzare un prodotto che suoni uguale in ogni esemplare prodotto e che nel corso del tempo conservi queste caratteristiche senza alterare i valori della componentistica, sicuramente propenderà per una componentistica più moderna. Penso ad esempio penso ai resistori a film metallico, ad esempio, che sul percorso del segnale sono quelli che hanno sicuramente la migliore ratio segnale-rumore e presentano caratteristiche di induttività che sono paragonabili a quelle dell'impasto di carbone. Qualora volesse economizzare, sicuramente potrebbe utilizzare le carbon film. Le carbon film credo che siano forse diciamo, i componenti più senza infamia e senza lode nella storia dell'elettronica audio. Però, in linea di massima, insomma, fanno anche loro il loro lavoro. Ecco, una film metallico, ad esempio, ha il pregio di avere delle tolleranze ristrettissime. Cosa significa tolleranze ristrette? Significa che il valore nominale di quel componente oscillerà in un range molto ristretto, per cui prendendo un resistore di 100K per dire, quindi 100 kΩ, quei 100 kΩ nella realtà potrebbero essere 99 kΩ o 101 kΩ. Quindi come vedete la forbice in cui il valore può muoversi è molto ristretta, contrariamente a vecchi componenti che hanno delle tolleranze intorno al 5 al 10%. Pensate allo stesso resistore da 100 kΩ, andando a utilizzare l'impasto di carbone, potrebbe avere delle tolleranze del 5, del 10%, insomma varia anche poi in base all'epoca storica, anche quei resistori hanno avuto delle evoluzioni. Ecco, consideriamo un'escursione del 10%, quel resistore da 100K potrebbe poi nella realtà essere da 110 o essere da 90, quindi come vedete c'è una forbice di 20 kΩ complessiva attorno al quale può ruotare il valore. Ecco, questa differenza, se proviamo a moltiplicarla per il numero di resistori presenti in un circuito e proviamo ad immaginare che effetto può avere su una produzione abbastanza ampia, vi anticipo subito che sarà quella di avere una serie di prodotti che suoneranno abbastanza diversi l'uno dall'altro, ovvero non cambierà quella che è l'impostazione di base della timbrica, ma potrebbero esserci delle differenze tra un prodotto e l'altro. Quindi sicuramente oggi non sceglieremmo quelle lì. Potremmo sceglierle invece qualora costruissimo un prodotto di produzione attuale, ma che sia ammiccante a una certa filosofia costruttiva che era sempre quella degli anni d'oro. Per cui qualora i nostri amplificatori, anche se partoriti dalla nostra mente, sono ispirati parzialmente o in tutto ad amplificatori storici di particolari epoche storiche, sicuramente avremo la propensione ad utilizzare una componentistica che sia filologicamente coerente con quelle costruzioni. È un bene? È un male? In questo caso parlo di scelte, a volte anche di opportunità, di marketing, perché no? Bisogna giocare anche un po' con quella che è la psicologia del possibile acquirente. Un acquirente che compra un amplificatore in point to point, costruito in un certo modo, ispirato a quelle sonorità, all'interno magari vuole vederci quei resistori, il costruttore si trova un po' costretto, tra virgolette, ad assecondare i desiderata della propria platea. In alcuni casi invece qualcuno un po' più coraggioso
prova ad ibridare le soluzioni, quindi ad utilizzare dei componenti storici lì dove sono magari irrinunciabili nella sua mente, e a utilizzare componenti più moderni dove ha bisogno di stabilità e affidabilità, per cui crea un mix di queste componenti qui. Idem per i condensatori, ovviamente. Anche i condensatori possono avere delle tolleranze più o meno ampie. In una produzione attuale è possibile scegliere dei condensatori con delle tolleranze molto più ristrette rispetto a quelle che c'erano negli anni 50, negli anni 60, nella prima metà degli anni 70. Queste tolleranze già da sé possono valere sul percorso del segnale diversi nanofarad. Chiaramente, se consideriamo che la funzione di questi condensatori è non solo di disaccoppiamento, quindi di separare la componente continua dalla componente alternata, vanno a comporre quasi sempre dei filtri accordati in frequenza, per cui differenze nell'ordine di diversi nanofarad chiaramente produrranno frequenze diverse. Quindi anche qui il costruttore moderno potrà scegliere tra un prodotto che ha delle tolleranze più ristrette, questo sempre a garanzia di un'omogeneità nella produzione, o tra delle componenti che invece presenteranno queste differenze di tolleranze. Sono queste proprio le differenze principali. Nel mondo dei condensatori c'è anche poi la tipologia costruttiva, sicuramente, per cui il componente reale e quello ideale sono ancora più distanti rispetto a quello che abbiamo detto per i resistori, per cui si possono avvertire anche lì delle differenze. Andando avanti, parliamo di valvole, ad esempio. Le valvole di produzione corrente e le valvole di produzione storiche sono sicuramente diverse tra di loro. Oggi le produzioni, anche se hanno un andamento tutt'altro che regolare, infatti non è difficile imbattersi a parità di marchio e di modello di valvola in degli esemplari perfettamente funzionanti e degli esemplari che hanno magari un suono più scarso. Questa selezione si rende necessaria purtroppo per essere sicuri di avere un risultato soddisfacente. La produzione attuale, se selezionata adeguatamente, ci offre delle valvole che sono di tutto rispetto. Le produzioni storiche ci avevano abituato bene, nel senso che avevano mediamente delle caratteristiche più desiderabili, ma anche loro erano il frutto di una selezione. A tal proposito, il mercato del New Old Stock in particolare è un mercato spinoso, salvo essere fortunati ed imbattersi in stocchisti, gente che ha magazzino dei lotti di produzione validi. Il mercato è ormai saturo di tutto quello che è stato scartato nel corso degli anni. Immaginate di avere 100 valvole nel momento in cui hanno chiuso quelle fabbriche. Di quelle 100 valvole, a parità di marchio, ad esempio penso all'ECC83 e alla 12X7 per dire, di quelle 100 sicuramente 3 avranno suonato meravigliosamente, 4 avranno suonato nella media bene e 3 saranno scartate. Nel corso degli anni, ovviamente, andando a selezionare e andando a consumare sempre le migliori, la selezione della selezione della selezione della selezione ha portato inevitabilmente sul mercato poi quelli che erano degli scarti, cioè dei prodotti che nessuno all'epoca si sarebbe sognato di prendere e paragonare alla migliore della stessa azienda. Per cui oggi è facile trovare delle valvole NOS a prezzi che sono chiaramente quelli delle migliori valvole dell'epoca, ma che poi in realtà hanno delle performance scadenti. Ecco, questo non significa che tutto il New Old Stock che è sul mercato è ciarpame, assolutamente no. Esistono dei rivenditori seri, esistono ancora delle quantità che sono sempre più limitate, ma che chiaramente hanno delle quotazioni che sono in linea con la rarità dell'oggetto. Per cui diffidate in questi casi di prezzi particolarmente favorevoli, potrebbero essere solo un modo di liberarsi di valvole che hanno solo il logo valido. Faccio un esempio, anche per le chitarre è così, non sempre il logo è garanzia di una chitarra che suoni perfettamente. A parità di annata di produzione, 10 Stratocaster suoneranno diversamente tra di loro. E di quelle 10 probabilmente 3 potrebbero piacervi, 4 lasciarvi indifferenti e 3 invece essere completamente fuori dai vostri gusti. Vale lo stesso anche per le valvole. Volendo fare una classifica di quelli che sono i componenti che più influenzano amplificatori, effetti, partirei dai trasformatori nell'amplificazione in particolar modo e dagli speaker. Se possiamo tranquillamente dire che volendo replicare il suono di un amplificatore potremmo utilizzare
anche componenti moderne, ma ad eccezione di alcune, le prime che sono irrinunciabili sono i trasformatori. I trasformatori devono essere quelli lì, anche che siano delle repliche il più fedeli possibili, perché è lì che c'è buona parte del risultato di un amplificatore. Lì e negli speaker. Considerate che Celestion produce il greenback da tantissimi anni e l'azienda che gli faceva le membrane, quindi la Pulsonic, di quelli là che sono i più desiderati tra i greenback, è un'azienda che purtroppo ha chiuso i battenti a seguito di un incidente industriale che distrusse praticamente lo stabilimento. Nonostante ciò, Celestion nel corso degli anni non è riuscita a replicare quel prodotto, ci si è avvicinata sempre di più, ma ha avuto difficoltà. Questo sempre per il discorso dei processi, dei materiali, dei macchinari. Questo cosa significa? Significa che sicuramente per avvicinarsi il più possibile avremo bisogno di un prodotto che sia il più fedele possibile agli originali di quegli anni. Immaginiamo di voler replicare una Plexi e di non avere quegli speaker, sicuramente ci orienteremo verso qualcosa che però ci si avvicina il più possibile, quindi anche dei greenback di produzione attuale, ma che siano possibilmente quelli un po' più fedeli e oltretutto avendo cura di farli rodare, perché da nuovi vi posso assicurare che non suonano così. Gli stessi greenback degli anni d'oro sentiti oggi sono degli speaker che non suonavano così da nuovi, hanno suonato così dopo anni e anni di utilizzo, perché lo speaker ha una sua maturazione nel corso degli anni. Ecco, a me piace chiamarla maturazione, in realtà si tratta di usura. C'è un minimo di usura necessaria affinché lo speaker cominci a essere musicale. Non aspettiamoci mai di prendere da uno scatolo uno speaker che magari sia il più fedele possibile a quelli e pensare che possa suonare così dopo poche ore. Avrà bisogno di suonare diverse decine d'ore a regime, quindi non pilotato ad un watt, un cono da 25-30 watt per poterlo far suonare andrebbe rodato intorno ai 15-20 watt ognuno, quindi una cassa del genere con una 4x12 con 4 greenback vi lascio immaginare per essere rodata che potenza richiede. Andando sempre per ordine di importanza, le preamplificatrici. Bene, qua c'è un discorso molto complesso, lasciando da parte i criteri dell'alta fedeltà che riescono a far suonare in maniera abbastanza lineare e con una banda estesa a tutta la gamma audio qualsiasi valvola che andiamo a mettere nel pre. Se un pre è congegnato per l'ECC83 12AX7, sicuramente viene progettato in alta fedeltà per farlo in maniera più lineare possibile e coprire tutta la banda audio. Bene, il mondo della chitarra non risponde a questi requisiti, privilegia il guadagno. All'aumentare del guadagno, a parità di valvola, si restringe la banda passante. Ecco, in questo caso alcune differenze si notano di più rispetto ad altre andando a sostituire la valvola, perché molto del peso del suono viene affidato alla valvola in sé. Quando noi andiamo a pilotare un qualsiasi device in condizioni non lineari, chiaramente è lì che sentiamo le differenze. In una regione lineare in cui siamo attenti al guadagno e alla banda passante, suoneranno abbastanza omogenee tra di loro, mentre sull'amplificatore per chitarra sostituire le preamplificatrici ed in particolare la prima, quindi quella dello stadio d'ingresso, può fare un'enorme differenza. Passare da una short plate a una long plate, ad esempio, quindi da una valvola, da un doppio triodo a placche corte a un doppio triodo a placche lunghe con gli anodi lunghi, sicuramente migliorerà la risposta dei bassi, ma potrebbe essere più propenso alla microfonicità, quindi bisogna cercare un equilibrio tra queste tipologie costruttive. Altra cosa essenziale, il numero di miche, ad esempio all'interno, i separatori che tengono ferme le parti meccaniche delle valvole. Chiaramente una doppia mica è una valvola tendenzialmente più instabile rispetto ad una tripla mica. Allo stesso modo il rivestimento delle placche ha la sua importanza, quindi una black plate e una grey plate hanno caratteristiche diverse. Tutte queste differenze messe insieme possono fare, diciamo, una differenza interessante, udibile, ancora diciamo nell'ambito del largamente percepibile. Fatto tutto questo discorso, trasformatori, speaker, valvole preamplificatrici, valvole finali subito dopo le preamplificatrici, arriviamo infine alla componentistica. Quindi sempre in questo famoso esercizio teorico in cui volessimo provare a replicare ad esempio un amplistorico, una volta che abbiamo già le componenti principali, quindi trasformatori e speaker, le preamplificatrici
scendendo via discorrendo, vedremo che le differenze in termini palpabili si vanno sempre più assottigliando. Quindi, arrivati a condensatori e resistori, diventano poi delle differenze tutto sommato che possiamo relegare tranquillamente a sfumature più o meno ricche, ma nulla di più. Sui resistori in particolare, sicuramente andare ad utilizzare dell'impasto di carbone introdurrà, nonostante il vantaggio di una minore induttività delle componenti, che questa è una caratteristica abbastanza desiderabile in un resistore da utilizzare in un circuito audio, avremo però la tendenza sicuramente ad un minimo rumore termico e anche nel corso degli anni degradandosi al cambio di valore nominale. Per cui noi oggi andiamo a costruire un amplificatore andando a mettere un impasto di carbone da 100 kΩ, ritorniamo ai nostri famosi 100 kΩ, tra qualche anno quel valore potrebbe essere cambiato. Andiamo adesso invece nell'altro segmento, quello intermedio. Ecco, quello intermedio del prodotto usato che ha i suoi 15 anni, 20 anni scarsi, quindi è un prodotto tutto sommato che presenta ancora delle caratteristiche tutto sommato adatte a farlo suonare ancora bene, quindi non è ancora in una fase in cui l'usura delle componenti potrebbe averlo degradato, ma che magari non è storicamente ancora interessante. Ecco, lì c'è da fare un po' di affari. Se uno ha l'orecchio per il suono piuttosto che per la forma e non si fa influenzare dalle mode, è possibile trovare delle cose interessanti a dei prezzi ancora sostenibili. Questo anello ci riconduce immediatamente a quello più interessante, quello del mondo del vintage. Passati 40 anni, 50 anni, 60 anni dalla sua produzione, un effetto per chitarra o un amplificatore avrà subito inevitabilmente un degrado più o meno percepibile. Alcuni di questi degradi, diciamo, sono sostanzialmente dei veri e propri pericoli per l'apparecchio. Parlo ad esempio di condensatori elettrolitici esausti che potrebbero causare danni anche abbastanza grossi su un amplificatore. Parlo di trasformatori particolarmente cotti in cui l'isolamento risulta essere venuto meno e quindi potrebbe essere pericoloso oppure più delicato, più propenso a bruciarsi rispetto al medesimo trasformatore quando era nuovo, e questo purtroppo ci sta. Anche quelli, specialmente se sono sfruttati, tendono comunque con il tempo a perdere alcune delle loro caratteristiche di isolamento. I resistori che abbiamo detto, in alcuni casi quelli in impasto di carbone in particolar modo, tendono a sballare in valore. Morale della favola: se noi prendessimo 10 amplificatori dello stesso anno di costruzione, una Superbass per esempio del 1972, ne prendessimo 10, li mettessimo vicino utilizzando lo stesso set di valvole tarato al medesimo modo sullo stesso diffusore, suonerebbero tutti e 10 diversi. Ovviamente non è che uno sembrerebbe il Twin Reverb e un altro il Vox AC30, sentiremmo sempre quella che è la pasta di quell'amplificatore, ma ci sarebbero delle differenze sensibili tra un esemplare e l'altro. Questo a riprova che le valvole hanno un loro ruolo, ma che i trasformatori sicuramente sono quelli che hanno un ruolo più evidente. Ma avendo cristallizzato il discorso ad utilizzare il medesimo set, cominceremo a sentire delle differenze in frequenza. A cosa sono dovute? Sicuramente al degrado della componentistica passiva. Alcuni esemplari potrebbero suonare magnificamente, altri potrebbero suonare così come più o meno ci aspetteremo che suoni quel tipo di apparecchio, altri potrebbero suonare in una maniera completamente anomala, in funzione del grado di usura. Un altro errore, per esempio, che si fa comunemente è quello di cercare a tutti i costi di sostituire, specialmente sui condensatori elettrolitici, condensatori esausti con dei condensatori new old stock. Ragazzi, con gli elettrolitici il new old stock non esiste. Un condensatore vecchio è vecchio. Quando ha esaurito la sua vita utile, l'elettrolite all'interno è degradato. Possiamo provare a rianimarlo con un Variac, ci assicurerà semplicemente che non ci faccia scherzi in una fase di prima riaccensione, ma non è un condensatore da lasciare su un amplificatore in quel caso, è da sostituire. Chiaramente è una sostituzione indolore? Assolutamente no, perché anche nell'alimentazione i condensatori hanno il loro ruolo. Essendo una riserva energetica ed avendo oltre al valore di capacità
un valore di resistenza equivalente in serie, una serie di caratteristiche che poi li rende a parità di valore in microfarad, nanofarad, quello che sia, dei prodotti che hanno delle risposte diverse. Considerate che sono i serbatoi energetici del nostro amplificatore. Cosa notereste ad esempio sui condensatori più grandi di uno stato di alimentazione passando da una tipologia costruttiva a un'altra? Potreste trovare ad esempio differenze sulla gamma bassa. Le frequenze basse sono quelle che di solito trasmettono più energia, un po' per come la conformazione dello strumento chitarra, fondamentalmente le corde basse sono quelle che trasferiscono maggiore energia. Questa energia attraverso i nostri pick-up diventa un segnale più grande, più persistente rispetto a quello delle altre corde, ed è anche quello che richiede una maggiore alimentazione in fase di amplificazione. Per cui se io do una pennata decisa sulle corde basse, la valvola, andando ad eccitare la stessa con questo segnale, richiederà allo stadio di alimentazione una maggiore energia, quindi andrà ad attingere ai condensatori che sono dei serbatoi. Bene, che cosa accade andando a cambiare la tipologia, andando a cambiare semplicemente il marchio? Che potrebbe avere un attacco leggermente diverso, una risposta leggermente diversa. Alcuni tenderanno a ricaricarsi magari con dei tempi diversi e quindi potrebbero avere una risposta più veloce, altri invece potrebbero essere particolarmente fiacchi. Ancora più evidente questa differenza se invece di utilizzare i semiconduttori, ovvero i diodi, all'interno dell'alimentazione per la rettificazione, siamo in presenza di una rettificatrice. In quel caso là diventa ancora più evidente. Per cui non è una sostituzione indolore, ma è una sostituzione necessaria. Esistono dei componenti che l'esperienza ci dice essere più vicini possibili agli originali, si possono acquistare quelli con risultati soddisfacenti. Ci sono anche dei prodotti invece che sono meno adeguati, che potrebbero in qualche modo trasformare il nostro suono finale. Quindi è possibile scegliere anche nel nuovo qualcosa da adattare per poter ripristinare e portare a nuova vita il nostro amplificatore. Sicuramente la scelta non è quella di comprare il medesimo condensatore fatto in quegli anni, new old stock, mai utilizzato. Anche se non è mai utilizzato, ai suoi anni è meglio che vada nell'RSA. Questo era parlare dell'alimentazione. Sul percorso del segnale vi lascio immaginare quanto possa essere influente il degrado di questa componentistica. Per cui se da nuova fondamentalmente potremmo notare meno differenze rispetto a tipologie costruttive diverse, sempre nuove, il confronto tra il componente vintage usato, logorato e anche il suo equivalente nuovo chiaramente presenterà delle enormi differenze. Ma questo non perché quella componentistica fosse migliore o peggiore, semplicemente perché è componentistica che è degradata ed è facile dimostrare che il risultato finale non è sempre eccezionale. Ovviamente quello che noi ascoltiamo, quello che sentiamo registrato, quello che proviamo e ci impressiona è sempre qualche cosa che ha delle caratteristiche che noi reputiamo desiderabili e quindi è normale che ci piaccia come suoni. Chiaramente non andremo a registrare un amplificatore del medesimo periodo che suoni male, per cui siamo portati a, diciamo, semplificare e pensare che sia tutto merito della componentistica. Non è così. Cosa succede se siamo costretti a cambiare una serie di componenti originali su un amplificatore con una componentistica di produzione moderna? Quell'amplificatore, quell'effetto non suonerà mai più come prima. Come prima quando? Come prima della riparazione? Naturalmente no, perché andremo a mettere un componente con un valore nominale corretto, perfettamente funzionante, quindi avrà anche una risposta timbrica diversa. Se invece andassimo a paragonare quello stesso componente nuovo a quello storico dell'amplificatore, ma all'epoca in cui è stato montato, quindi all'epoca in cui era nuovo anch'esso, grandi differenze non ne avremmo trovate. Per cui tutto è fissare un metro di paragone e un riferimento.
Anche andare a comprare un resistore filologicamente corretto di quegli anni che non sia mai stato utilizzato, andarlo a sostituire a quello invece che logorato e che però aveva un valore che ce lo faceva suonare in un modo che ci piaceva, non è garanzia di riottenere quel suono indietro. Assolutamente no, non è così. Come vedete non è un argomento molto facile da trattare, e proprio la difficoltà, la facilità di essere tratti in inganno ha creato un mercato anomalo della componentistica. Ecco, molti collezionisti puristi a tutti i costi chiaramente fanno incetta di questi prodotti a prescindere dal prezzo, anche se oggettivamente in molti casi io sono uno dei primi a reputarla semplicemente componentistica vecchia. Ragazzi, è quello, non hanno nessuna magia. Questo però ha creato questo mercato parallelo di roba usata in cui c'è anche tanta immondizia o tanti prodotti che vengono venduti sulla base di superstizione, dell'idea che quel condensatore possa avere un impatto enorme e devastante sul nostro risultato finale e siamo disposti a pagarlo anche 10 volte il valore di un componente che fa il medesimo lavoro. Ecco, ognuno con i suoi soldi fa quello che vuole, assolutamente, però io onestamente per alcune componenti tendo a ricercare la componente storica solo per ragioni filologiche, ovvero è normale che se mi arrivasse sul banco un amplificatore del 73, del 65, del 66 che montasse un certo tipo di componentistica, io cercherei nel modo più assoluto di trovare dei componenti che siano filologicamente corretti, cioè che siano di quell'epoca, possibilmente che siano quei componenti, ad eccezione di quelli che, come vi dicevo prima, ad esempio gli elettrolitici, non acquisterei mai partendo da lotti di quell'epoca. Un condensatore elettrolitico del 1965 per me deve finire in discarica, assolutamente, non è pensabile riutilizzarlo. Condensatori di segnale e resistori invece si riesce a trovare ancora qualcosa, può avere senso però su quegli amplificatori lì. Andare a costruire sul nuovo con quelli oppure illudersi di prendere un reissue di qualsiasi amplificatore, fargli una cambiata di condensatori, aspettarsi che suoni come la cosa originale, ragazzi, è fuori strada. Se avete che ne so, io ad esempio un Twin Reverb reissue, se io andassi a sostituire tutta la componentistica interna, rimarrebbe comunque uno schema di base abbastanza diverso, non avrebbe lo stesso trasformatore, non avrebbe le stesse valvole, non avrebbe gli stessi speaker, in definitiva non sarà a cambiargli condensatori e resistori a farlo suonare in maniera diametralmente opposta. Dovrei partire da altro e la spesa diventerebbe praticamente quasi antieconomica. Bene, io penso che per il momento ci possiamo fermare. Se avete necessità di approfondire un argomento, se qualcosa non è stato chiaro, scrivetelo nei commenti, li chiedete, possiamo approfondire poi in un secondo momento. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di mettere un like al video se vi è piaciuto e vi saluto.